Nel viaggio di oggi scopriremo uno dei simboli più emblematici di Barcellona e di tutta la Spagna, la Sagrada Familia. Cominciamo il reportage approfondendo la logistica stessa in cui questo edificio fu costruito. Fino al 1850 Barcellona aveva il suo limite urbanistico nella Rambla, la via principale della città. Intorno al 1850 si decise di abbattere la muraglia gotica per permettere un progetto di espansione da cui nacque il quartiere in cui ci troviamo noi oggi, l'Ensanche. Il progetto urbanistico di quest'area è famoso per la suddivisione delle manzanas, gli isolati. Si tratta di quadrati con gli angoli tagliati, ognuno dei quali misura 133,3 per 133,3 metri e le strade corrono parallele e perpendicolari. Secondo l'idea dell'ingegnere Ildefonso Cerdà, una simile suddivisione avrebbe aiutato la viabilità quotidiana diminuendo il rischio di incidenti per bambini e anziani che attraversavano le strade. La Sagrada Famiglia fu costruita proprio all'interno di una manzana, l'isolato di 133,3 per 133,3 metri. L'idea di costruire la Sagrada Famiglia fu del libraio Josef Maria Bocavella. In un viaggio nelle Marche, in Italia, rimase affascinato dal santuario di Loreto e decise di costruirne una replica a Barcellona. Nel 1882 iniziò la costruzione della Sagrada Famiglia, ma il primo architetto a cui venne affidato il progetto non era Gaudí, ma Francisco de Paolo de Villar, che cominciò i lavori partendo dalla cripta. Tuttavia, dopo un anno, la collaborazione tra i due non funzionò e Bocadella decise di affidare l'incarico al 31enne Antoni Gaudí. Gaudì proseguì i lavori terminando la cripta secondo lo stile architettonico del suo predecessore, dopodiché continuò seguendo il suo proprio stile e dedicandosi interamente alla facciata della Natività. Alla sua morte, nel 1926, della Sagrada Famiglia era stato costruito solo la cripta, la facciata della Natività e una torre. Il progetto originale prevedeva 3 facciate, Natività, Passione e Gloria, e 18 torri, 12 per gli Apostoli, 4 per gli Evangelisti, una per la Vergine Maria, una, la più alta, per Gesù. Gaudì era consapevole del fatto che non avrebbe mai portato a termine questa impresa, ma proseguì lo stesso nell'idea che i suoi successori avrebbero portato avanti il progetto originale, anche se con stili decorativi differenti. Il 7 novembre 2010 il Papa venne a Barcellona e diede il titolo di basilica alla Sagrada Famiglia. Noi conosciamo Antoni Gaudì non solo per la Sagrada Famiglia, ma anche per altre opere come il Parc Güell, costruito da Gaudì su commissione del conte Eusebio Güell. Eusebio Güell, alla fine del 1800, era l'uomo più ricco di Spagna. Conobbe Gaudì durante un'esposizione e rimase così affascinato da commissionargli una serie di opere. Da qui nacque una relazione di profondo rispetto e ammirazione tra i due. Fu un momento importante nella vita dell'artista perché poté collaborare con le famiglie della borghesia catalana. Ma nel 1914 il conte Güell si ammalò, morendo nel 1918, e i figli, che presero il potere, non condividevano la collaborazione tra il padre e Gaudì, di conseguenza tagliarono i fondi e con loro il resto dell'élite catalana. Gaudì, rimasto senza committenti, negli ultimi anni della sua vita si dedicò interamente alla Sagrada Famiglia anche per questo motivo. Morì il 10 giugno 1926 dopo un tragico incidente. Mentre si stava recando in centro a Barcellona, attraversa la strada e fu investito da un tram mentre si era spostato per evitarne un altro. In quel momento nessuno lo riconobbe e, pensando ad un mendicante, fu trasportato all'ospedale dei poveri. Fu riconosciuto dopo alcuni giorni, ma era tardi e morì il 10 giugno 1926. La sua tomba è conservata nella cripta a 10 metri di profondità. Si tratta dell'unica tomba ad essere stata rispettata durante la guerra civile spagnola, perché Gaudì era considerato l'architetto del popolo. La guerra civile durò dal 1936 al 1939. Da un lato i nazionalisti, dall'altro i repubblicani. La Chiesa si schierò con i primi, di conseguenza un modo per attaccare i nazionalisti era di incendiare le chiese. Il 20 luglio 1936 un gruppo anticlericale incendiò la cripta in cui Gaudì aveva lavorato, facendo bruciare gran parte dei modelli in gesso, appunti e schizzi vari dell'architetto. Solo più avanti furono presi i resti dei modelli in gesso e fotografie dell'epoca per ricostruire il progetto originale di Antoni Gaudì. Iniziamo la visita dalla facciata della Natività, quella costruita da Antoni Gaudì. La Sagrada Famiglia è una sorta di Bibbia in pietra che rappresenta la vita di Gesù. La facciata della Natività è stata posta qui perché da questo lato sorge il sole. È suddivisa in 3 portali: carità, speranza e fede. In ognuno di questi c'è un gruppo scultoreo. Partiamo dal portale della Carità. Alzando lo sguardo vediamo l'albero della vita colorato in verde con palombe bianche. Alla base del cipresso si trovano le lettere J e HS, l'anagramma di Gesù, Jesús, Hombre, Salvador. Insieme al pellicano e 3 coppie di angeli rappresenta il gruppo scultoreo dell'Eucarestia. Continuando a scendere con lo sguardo, vediamo una specie di grotta in cui è raffigurata l'incoronazione della Vergine Maria.
Più in basso vediamo l'Annunciazione di Maria da parte dell'Arcangelo Gabriele e sopra la colonna la nascita di Gesù con l'adorazione dei pastori a destra e l'adorazione dei re magi a sinistra. La nascita di Gesù si trova sopra la colonna di Gesù. Alla base della colonna si trova un serpente che morde la mela, simbolo del peccato originale e il motivo stesso per cui Gesù venne alla luce. A sinistra c'è il portale della Speranza, a metà altezza troviamo le nozze di Maria e San Giuseppe. Scendendo con lo sguardo possiamo ammirare la famiglia di Gesù con San Giuseppe che sta parlando con Gesù quando era bambino. Alla base del portale, sulla destra, la strage degli innocenti è rappresentata da un soldato che tiene in braccio un bambino, mentre sulla sinistra si trova la fuga d'Egitto. Passiamo infine all'ultimo portale, quello della fede, sulla destra. Sempre al centro, a metà altezza, possiamo vedere Gesù in braccio a Simeone. La scena si svolge in un tempio e Simeone tiene in braccio Gesù con le mani avvolte in un velo in forma di rispetto. Più in basso vediamo Gesù predicando al tempio, all'età di 12 anni, e lì vicino Maria e Giuseppe che lo ascoltano sorpresi. Vicino ai genitori c'è la rappresentazione di Gesù mentre lavora come operaio. Queste sono le parti più importanti della facciata della Natività, ma ora avviciniamoci un po'. Nel 1978 arrivò a Barcellona lo scultore giapponese Etsuro Sotou, che rimase talmente affascinato dalla Sagrada Famiglia che chiese di poter lavorare qui. Da quel momento continuò a lavorare sulla facciata della Natività, seguendo le istruzioni lasciate da Gaudì. Possiamo vedere il suo tocco nei bambini con tratti giapponesi che cantano sopra la scena della nascita di Gesù. Inoltre ha abbellito la facciata con edera, che in Giappone è simbolo di amore. Un'altra cosa interessante da notare è che la nascita di Gesù è posta tra due colonne, entrambe realizzate sotto la direzione di Gaudì. Quella di sinistra è la colonna di San Giuseppe e alla base è scolpita una tartaruga di acqua, simbolo dell'universo e dell'immortalità. La colonna di destra invece è sorretta da una tartaruga di terra, simbolo di protezione. La natura è stata una delle caratteristiche più importanti nel lavoro di Gaudì e questo ha le sue radici nell'infanzia dello scultore. Nacque a 100 km di distanza dal centro, viveva in campagna e da bambino aveva problemi di salute che non gli permettevano di giocare con i coetanei. Di conseguenza passava molto tempo ad osservare la natura. Con Gaudì ogni scelta figurativa e costruttiva ha una valenza simbolica. Ad esempio, spostandoci sulla destra, arriviamo alla facciata dell'abside. In questa facciata si trova la Torre della Vergine Maria, inaugurata l'8 dicembre 2021, giorno dell'Immacolata Concezione, è alta 138 metri e in cima si trova una stella a 12 punte di cristallo trasparente che si illumina di notte. Ha un diametro di 7,5 metri e questa misura non è un caso. Il suo predecessore, Villar, aveva cominciato a costruire la Sagrada Famiglia con la proporzione di 8. Nel proseguire con i lavori, Gaudì scelse 7,5 perché 8 rappresenta la geometria perfetta e secondo lo scultore l'opera dell'uomo non poteva superare quella di Dio. E ora entriamo nella cattedrale. La prima cosa che colpisce la nostra vista sono le grandi dimensioni e il gioco di luce. Avviciniamoci all'altare della Sagrada Famiglia. È stato costruito con un blocco in pietra di 5 tonnellate in porfido, la pietra più resistente al mondo. È circondato da 4 colonne, anche queste costruite in porfido. Ciò perché una delle parti che restano da costruire è la torre centrale, che si prevede sia la più alta, 172,5 metri di altezza. Le colonne rappresentano i 4 evangelisti, che sono raffigurati in medaglioni di 3 metri di altezza. La rappresentazione più simbolica è sicuramente il baldacchino, è decorato con uva e steli di grano, simbolo del vino e del pane, il sangue e il corpo di Cristo. Uno degli aspetti che più colpisce il visitatore sono le differenti tonalità di luce. Le vetrate sono state realizzate per riflettere la luce in maniera studiata e non casuale. Dalla facciata della Natività provengono colori più chiari come l'azzurro, mentre sul lato della facciata della Passione, raffigurante la morte di Cristo, i colori sono più aggressivi. Questo gioco di colori aiuta a mantenere in equilibrio la luce interna. Le colonne della Sagrada Famiglia non sono rette ma leggermente inclinate. Quando gli chiedevano il motivo della scelta, Gaudì rispondeva: per lo stesso motivo per cui il viandante stanco, quando si ferma, si sostiene con il bastone inclinato, poiché se lo mettesse in verticale non riposerebbe. In poche parole, per una questione di resistenza e miglior scarico del peso. Le colonne hanno diverse altezze, e queste si possono misurare contando il numero di punte alla base della colonna e moltiplicando per 2. Base della colonna con 6 punte, 12 metri di altezza, 8 punte, 16 metri, mentre le più alte sono quelle in porfido, 12 punte, 24 metri di altezza. In totale nella Sagrada Famiglia ci sono 52 colonne, al pari delle 52 settimane da cui è composto l'anno, e ha una capienza di 8.000 persone. La tipologia di arco utilizzato è quello catenario, così chiamato perché ricorda una catena tenuta per le due estremità ma al rovescio. Si distingue dagli altri perché permette di redistribuire in maniera omogenea il peso senza bisogno di contrafforti. Le navate sono state costruite seguendo la proporzione 7,5.
Ne abbiamo quindi da 15, 30, 45 e la cupola da 60 metri. Dirigiamoci ora alla facciata della Passione. Fu commissionata nel 1986 allo scultore Josef Maria Subiracis e si distacca subito da quella della Natività per una sensazione di freddezza che pervade il visitatore. Questo era lo scopo anche di Gaudì, dal momento che questa facciata doveva mostrare la sofferenza di Gesù e infine la sua morte. È costituita da una serie di gruppi scultorei che Subiracis ha rappresentato in un percorso a forma di S che si sviluppa dal basso a sinistra con la Santa Cena fino a giungere alla resurrezione e all'ascensione nella parte alta. Ripercorriamo insieme le tappe principali. L'ultima cena, in cui Giuda è raffigurato con un viso quasi deformato. Il bacio di Giuda. Di vicino si trova uno dei motivi più popolari della facciata, un crittogramma che in 310 combinazioni diverse restituisce sempre la somma di 33, l'età in cui è morto Cristo. La flagellazione. In questa scena, una delle più drammatiche, Gesù solo è appoggiato alla colonna dopo essere stato torturato dai soldati romani. Le negazioni di Pietro. In questa scena è rappresentato Pietro pensante, quasi afflitto. Ci sono inoltre 3 donne che raffigurano le 3 volte in cui Pietro ha rinnegato Gesù. E infine il gallo. Secondo il Vangelo, prima che il gallo canti, mi rinnegherai 3 volte. Gesù di fronte a Pilato. Qui Gesù è rappresentato con la corona di spine, mentre Pilato è seduto. Nel gruppo successivo, il giudizio di Gesù, Pilato si lava le mani per purificare l'anima dai peccati commessi. Il percorso prosegue con il Calvario di Gesù che è steso a terra. Nella parte centrale troviamo Veronica, la pia donna che secondo la tradizione cristiana, vedendo il volto di Gesù impregnato di sangue e sudore mentre trasportava la croce, lo deterse con un panno di lino. Vicino a Veronica ci sono 2 soldati romani che ricordano molto i cammini della Pedrera o Casa Milan di Gaudì, questo per conferirgli un'aurea guerriera e feroce, mentre a sinistra l'Evangelista è rappresentato con i tratti di Antoni Gaudì. Dove la S forma la seconda curva troviamo Longino, il centurione che sta al comando dei soldati che scortano Gesù. È su un cavallo e brandisce una lancia. Subito sopra dei soldati romani giocano con i vestiti di Gesù. Il Calvario di Gesù termina con la crocifissione e infine la sepoltura. In questa scena Animatea e Nicodemo depositano il corpo di Gesù nella tomba. Nicodemo è raffigurato con i tratti di Subiracis. All'altezza delle torri il percorso termina con la risurrezione e infine l'ascensione. La navata laterale della facciata della Passione è costituita da una serie di decorazioni in ceramica. Nella parte superiore si trovano uva e grano, simbolo del sangue e del corpo di Cristo, mentre in quella inferiore ci sono 12 ceste di frutta, ognuna per ogni mese dell'anno, realizzate dallo scultore giapponese Sotou. Prima di salutare questa meraviglia è consigliabile un giro al Museo di Gaudì. Qui si può vedere la riproduzione della macchetta funicolare della chiesa della Colonia Gel. Si tratta di un modello tridimensionale che Gaudì utilizzò per progettare l'edificio. Utilizzando un sistema di corde sospese, pose i componenti base della chiesa in cima e quelli superiori in basso per capire come distribuire pesi e misure. Questo è un modello datato 2022 che ci mostra le parti completate, quelle in grigio, e le parti da completare, quelle chiare. Ad oggi il 70% della Sagrada Famiglia è terminato, rimane l'altro 30%, ovvero la facciata della Gloria e 9 delle 18 torri secondo il progetto originario, con quella centrale, la Torre di Gesù, che sarà alta 172,5 metri, numero multiplo di 7,5, ma anche inferiore alla collina Montjuic, alta 173 metri, in linea con la visione di Gaudì che l'opera umana non può superare quella divina. Non sappiamo ancora se si riusciranno a concludere i lavori entro il 2026, la data stimata, ma certamente il sogno di Gaudì si sta piano piano realizzando. Mi piace terminare questo reportage citando una delle frasi di Antoni Gaudì: Para hacer las cosas bien es necesario primero el amor, segundo la tecnica. Per fare le cose bene è necessario prima di tutto l'amore, poi la tecnica. Grazie e al prossimo viaggio!